L'obiettivo principale di tante arti marziali è l'autocontrollo, oltre che la formazione corporea, fisica, la coordinazione motorea e il rispetto delle regole che danno anche una crescita, un'apertura mentale ai bambini. Ma la Muay Thai invece è uno sport che ha come finalità il combattimento. Tu sei un campione, sei un combattente, ti alleni per combattere. Perché suggerite questo sport anche per i bambini? Sì, io adesso come adesso mi alleno per combattere, però quando ero più piccolo ho cominciato semplicemente per divertimento e per gioco. Per esempio Superboy, quando hai cominciato tu? Io ho cominciato a 8 anni con la Muay Thai. Hai fatto quanti match fino adesso? Uno. Solo uno, perché prima lo faceva solo per gioco, come tuttora lo fa adesso, però ha voluto provare a fare un incontro che è andato bene. E sì, io consiglio questo sport per i bambini perché non è solo legato al combattimento, ma ci si può tranquillamente divertire, e aiuta soprattutto con la disciplina e con affrontare diciamo, ostacoli anche nella vita e lo sport ti aiuta in questo, diciamo, sin da quando sei piccolo, che magari in altre situazioni non hai altri ostacoli da affrontare perché hai i genitori che ti aiutano, però invece nello sport sei solo e questo secondo me è una grande formazione. Poi nel futuro, quando uno è più grande, se davvero gli piace, se la sente, può anche decidere di provare a combattere, ma assolutamente eh, la finalità dell'allenarsi di Muay Thai non è solo combattere, ti fa crescere fisicamente in modo corretto, diciamo, mentalmente, ti rende un uomo, dai. Quindi la Muay Thai è adatta ai bambini secondo il vostro parere. A che età consigliate di iniziare per i bambini questo sport? Ma io penso che già verso i 6-7 anni si può cominciare, ovviamente magari andando in palestra solo per giocare con gli altri bambini se ce ne sono ovviamente, allenandosi ma non, senza avere nessun impegno fisso, diciamo se uno si vuole allenare, vuole fare dei certi esercizi lo fa, altrimenti può solo giocare con i bambini come succede qua in Thailandia che i bambini vanno nelle palestre tra di loro, magari si allenano un 20 minuti neanche e poi giocano, si buttano a terra tra di loro sul ring, però intanto si divertono e guardano anche i più grandi allenarsi e cominciano a imparare. Tu Superboy, come hai iniziato quando avevi 8 anni? Anch'io ho iniziato, però io ho iniziato in Italia sempre come divertimento, giocavo con gli altri bambini, a pallone, dipende. Dipende. E ti sei divertito, no, quando eri Sì, piccolo? sì, mi sono divertito molto. Soprattutto ho trovato anche una buona palestra dove c'erano parecchi bambini, per cui ho Sei cominciato a... stato fortunato perché Sì, sì. normalmente in Italia non è così. No. Per la cultura thailandese, i bambini che fanno questo sport, i genitori che portano i bambini a fare la Muay Thai, normalmente lo fanno per un'unica finalità, che è quella di farli crescere come combattenti e da questo averne un ritorno economico, quindi dargli un lavoro. Tu mi hai detto che invece come un farango, come voi, possono farlo per divertimento, è uno sport che è equiparato a qualsiasi altra arte marziale, crescita mentale, un lavoro per la concentrazione, per la crescita fisica, per l'autodisciplina. Però altrettanto quanto i thailandesi, può essere anche per il Farang uno sport che può portare a un futuro, quindi i genitori sì, possono portare i ragazzini a fare questo sport per divertirsi, possono anche sperare che attraverso questo sport possano avere un futuro chissà che lavorativo, un futuro che possa dargli anche qualcosa di più, o resta comunque sempre solo un divertimento, uno sport, un gioco per tutta la vita? No, certo, per i Thai come per i Farang, se uno continua va avanti e diciamo a tempo perché se non finisce la scuola oppure se non lavora può pensare di farlo diventare il suo lavoro allenandosi 2 volte al giorno seriamente. Sì, però questo magari verso l'età di, diciamo dopo i 10 anni, 12 anni, 13 anni così, perché prima sì, alcuni Thai combattono all'età di 7-8 anni, però sì, si può combattere ma non può diventare un lavoro a 7 anni ovviamente, deve essere sempre un divertimento. Poi quando si cresce si inizia a avere più di 10 anni, 12 anni, 13, 15, fino a quando si è grande allora sì, può diventare una professione, un modo per guadagnare. Tu Superboy adesso lo fai per hobby, lo fai quando sei in vacanza da scuola, vieni qua in Thailandia e ti alleni, combatti ogni tanto, ma in futuro pensi di voler continuare, farlo diventare il tuo lavoro oppure no? Sì, penso che potrebbe essere un buono spunto lavorativo. Sì? Mm. Ti piacerebbe farlo Sì, oppure... sì, mi piacerebbe molto combattere e anche guadagnare facendo.
vedendo noi allenarci, non pensi che sia un po' troppo duro, una vita dura, oppure diciamo ti piacerebbe, la vedi come una cosa che vorresti fare? No, no, mi piacerebbe, penso che se mi impegnassi potrei anche raggiungere questo obiettivo. Lo penso anch'io. Bene, tu ci hai detto che questo sport è adatto ai bambini, che dà una crescita mentale, un autocontrollo, crescita fisica, quindi i genitori possono serenamente, come portano i loro figli a fare una qualsiasi arte marziale, possono portarli a fare la Muay Thai, essere tranquilli, sereni, anzi probabilmente possono essere anche più tranquilli perché come ci hai detto tu, come hai detto tu, possono anche avere chissà, se vogliono, un'opzione in più, uno sbocco economico, uno sbocco lavorativo nel loro futuro, quindi un'opzione in più che può essere interessante, ma soprattutto anche di questi periodi dove in Europa il problema del lavoro è anche sentito, quindi un incentivo in più. Tu oggi, che sei un professionista, in tutta onestà, riesci a vivere, guadagni bene o comunque il combattimento sì ti porta da vivere ma sei costretto per guadagnare ad avere anche una palestra tua perché questo non è che tutti possono averlo, tutti i combattenti. Beh, sicuramente non si diventa miliardari o milionari con la Muay Thai, però adesso come adesso sì, ho cominciato a guadagnare delle borse che mi permettono di vivere solo facendo la Muay Thai. I primi anni ovviamente no, i primi 4-5 anni c'era bisogno del supporto dei miei genitori, comunque c'è bisogno del supporto i primi anni, però dopo sì, si può arrivare a guadagnare dei buoni soldi. Però io parlo di qua in Thailandia ovviamente, stando qui in Thailandia facendo solo la Muay Thai, allenandomi 2 volte al giorno e facendo solo il combattente. In Italia funziona così oppure no? No, in Italia è più difficile vivere solo di Muay Thai, a parte perché c'è meno tempo per allenarsi e poi anche tutti i grandi campioni lavorano di giorno o quando non si allenano comunque lavorano per avere un rientro finanziario. Quindi è più difficile, diciamo. Sì, Si sì, è guadagna più di difficile. meno e c'è anche meno tempo per dedicarsi al 100%, Sì. giusto? Sì, come ha detto Superboy, giustamente è molto molto importante che si faccia solo questo per arrivare a guadagnare dei soldi, ovviamente. E nel mio caso la palestra che abbiamo è una cosa a parte, io per adesso non me ne occupo, sono solo qui, mi alleno e faccio il combattente, perché ovviamente per arrivare ad avere dei risultati in questo sport bisogna dedicare il 99% del proprio tempo. Sempre per il discorso della Muay Thai, della crescita dei giovani, dello sport per bambini e quindi anche poi della professionalità, so che avete un'agenzia che si chiama Muay Farang e che è aiuta chi vuole avvicinarsi a questo sport o chi ama questo sport, chi ama la Muay Thai o addirittura aiuta molto chi vuole fare il professionista e combattere ad alti livelli. Cosa mi dici del Muay Farang, dell'agenzia Muay Farang? Beh, ad esempio per i genitori che vogliono mandare i propri figli a fare un'esperienza in Thailandia, legata alla Muay Thai ovviamente, possono decidere di mandarli in uno dei camp associati all'agenzia Muay Farang, di cui il principale è il Seven Muay Thai, quello in cui ci sono io, però ne abbiamo anche altri in diverse parti della Thailandia, per esempio come la mamma di Superboy che l'ho mandato qui in Thailandia, raccontaci un po'. Io sono venuto qui al camp Seven Muay Thai perché già gli anni passati sono venuto qui con mia mamma, però gli ho chiesto come regalo se potevo venire qui al camp da solo per un lungo periodo e lei siccome si fidava delle persone e cioè si fidava anche di me ha deciso che mi poteva lasciare da solo qui in Thailandia. Bene, per adesso come ti stai trovando? No, per adesso mi sto trovando molto bene. Quindi consigli ai genitori di mandare i propri figli della tua età, o magari anche più piccoli, qui in palestra in Thailandia per imparare la Muay Thai e fare un'esperienza formativa? Sì, sì, sì. Invece per quanto riguarda i combattenti e per chi aspira a combattere, il Muay Farang può offrire delle ottime opportunità di combattimento e di promozione qui in Asia, perché diciamo i pugili promossi al Muay Farang hanno una certa rilevanza e diciamo sono conosciuti qua in Thailandia, in Asia, e l'agenzia Muay Farang sia in Europa che in Asia è molto attiva e molto conosciuta. Grazie Mattias per quello che ci hai raccontato, ti faccio solo un'ultima domanda. Immagina quando eri piccolo, quando hai iniziato, hai fatto il tuo primo match che avevi 12 anni, se avessi avuto al tuo fianco l'agenzia Muay Farang che ti promuoveva e che ti cercava le migliori opportunità e che ti offriva le migliori opportunità di combattimento. Cosa sarebbe potuto cambiare? Cosa avresti fatto diverso rispetto a quello che hai fatto? Beh, magari avessi avuto un'agenzia come il Muay Farang,
All'epoca, diciamo, era difficile contattare i promoter thailandesi, comunicare, era faticoso già trovare degli incontri negli stadi locali, piccoli stadi, quindi figuriamoci negli eventi grandi. Diciamo che penso che se avessi avuto un'agenzia come il Muay Farang all'epoca avrei fatto una carriera molto più rapida e avrei fatto molte più cose di quelle che ho fatto. Però diciamo che ci siamo arrivati noi pian piano ed è questo il motivo per cui abbiamo creato l'agenzia Muay Farang, per aiutare altri pugili con voglia e talento ad aiutarli ad arrivare in alto più in fretta possibile, nel modo migliore, nel modo più sicuro. Per esempio adesso qui abbiamo Carlos che da poco si è unito al nostro team e oggi, guarda caso, siamo andati in edicola e abbiamo trovato Moisayam con la quarta di copertina con la faccia di Carlos per quanto riguarda il suo prossimo match al Toyota il 14. E invece dentro c'è anche una mia intervista, un piccolo riquadro con la mia intervista. E niente, questo è quello che succede ai pugili promossi dal Muay Farang. E tu invece, Carlos, hai lavorato con tanti promoter thailandesi e fino a prima, diciamo, ti seguivi da solo, gestivi te stesso. Adesso che hai trovato il Muay Farang, come ti senti? Pues bueno, la verdad que desde que entré aquí, desde que firmé con la promotora, mi carrera da un salto muy grande porque estoy en grandes eventos. Primero fue en la Prince Cup, ahora en el Toyota. Nunca me esperaba, la verdad, para un chico de España estar en el Muay Siam, que es la Biblia del Muay Thai, es muy grande. Entonces, gracias a esta promotora estoy creciendo y todos los peleadores que están aquí, que estén, yo pienso que pueden crecer mucho. Ok, vemos otra vez esto. Ok. Ok, grazie a tutti e due, grazie a Carlo e Chok Di per il prossimo match. Ok. Thank you.